Buongiorno a tutti cari amiche e cari amici da casetta, dalla nostra casetta in campagna. Uso un traduttore automatico e mi scuso per eventuali errori. Ancora grazie per essere qui insieme a noi. Oggi inizio a togliere le decorazioni di San Valentino che faranno spazio alle nuove, quelle primaverili e pasquali. Ad ogni fine festività o all'inizio di una nuova stagione sono sempre felice di ricominciare e riorganizzare casetta con nuove decorazioni. E anche in occasione di questa nuova primavera e Pasqua sto realizzando delle decorazioni nuove e non vedo l'ora di mettere mano a tutte le cose che ho in mente di fare. E pensare che quando mamma ci metteva ad aiutare a casa nelle faccende domestiche, ricordo che non lo facevo mai volentieri, e invece adesso è una cosa che mi piace veramente tanto, prendermi cura di ogni oggetto in generale di tutta la casetta.
E come dicevo, quest'anno ho in mente di realizzare delle nuove decorazioni in occasione della primavera Pasqua, dal cucito, dal DAS, dal cucito a mano, dal cucito a macchina, insomma, adesso dal disegno, eh, poi vedremo insieme passo passo ogni realizzazione. Infatti, per chi mi conosce già da tempo, io cambio vestito a casetta e decorazioni, o decorazioni, scusate, ogni 2 o 3 mesi. In occasione di questa primavera, ho pensato che i protagonisti di queste decorazioni siano i coniglietti e le fragole e che vorrei lasciare fino a fine maggio. Vorrei realizzare un coniglietto che non sia solo pasquale, ma che possa stare come decorazione, come ho detto, fino a fine maggio, almeno alla fine della primavera. Infatti nelle decorazioni non userò né carote e né le uova. Anche perché, se non ricordo male, Pasqua quest'anno sarà ai primi di aprile. Perciò, facendo un calcolo, le decorazioni strettamente pasquali starebbero a casetta veramente poco tempo. Infatti, come avete potuto notare dall'ultimo quadro che sto disegnando, il coniglietto tiene tra le mani, è circondato da tante fragole. E dopodiché, ai primi di giugno, inizio con le decorazioni estive e come protagonisti ci saranno i galletti e le ciliegie e tanto quadretacco, tanto rosso scozzese o anche verde.
Ma adesso iniziamo a vedere qualche decorazione primaverile, il tagliere dell'anno scorso con le fragoline che ho disegnato. Questo tagliere l'ho realizzato tempo fa, ma adesso ne parliamo tra poco di questo vecchio tagliere. Questi vassoi che avevo utilizzato la tecnica decoupage, ma non rispettando la vera tecnica, io le ho incollati con quella pittura per legno trasparente, quindi diciamo che una modalità di decoupage tutta mia, ecco, che tra l'altro non è neanche precisa, quindi sono quelle decorazioni sempre fatte da me. Ma adesso vedete un attimino, guardate cosa ho pensato di fare sempre con la tecnica del decoupage, di fare fronte e retro al barattolo portamestoli. Perciò questo coniglietto, come dicevo, mi piace tenerlo fino a tutta primavera, ecco, e in modo che non sia solamente pasquale. Per queste decorazioni primaverili ci saranno come colorazioni il celeste, che mi piace tanto, alcuni tocchi di rosso, quadrettato verde e tanti motivi floreali. Ma adesso, come dicevo, passiamo a questo vecchio tagliere che ho pensato di modificare e utilizzare la tecnica del decoupage a modo mio, ecco. Come riferimento prendiamo il barattolo dei portamestoli. Una volta che ho rimosso questo vecchio coniglietto, questa sagomina, ho levigato il tagliere con della carta vetrata. Una volta pulito ho passato una leggera, ma dico leggera, tocco di bianco. Ne ho messo alcune goccine giusto per rafforzare il bianco perso con la carta vetrata. Iniziamo con questi tovagliolini di carta ritagliando il coniglietto e dopo ho preso quest'altro tovagliolo con questo motivo floreale . Una volta che ho liberato questi decori dal doppio velo, ho iniziato ad incollare tutto e ho sovrapposto le due fantasie. Forse devo cambiare tappo. Ok.
Di solito credo si usi la colla vinilica per incollare. Io ho utilizzato questo prodotto che ho acquistato per le lavorazioni con il DAS, oppure altre volte ho usato anche, come ho detto, come avete visto in altri video, una vernice per il legno trasparente. Queste sono tutte le prove che ho fatto da quando mi sto appassionando di decoupage. Non voglio neanche chiamarlo così perché credo che non sia la tecnica giusta che si utilizza di solito per effettuare queste decorazioni, quindi scusate. Diciamo, come ho detto poco fa, è un decoupage a modo mio. Ma ecco qua, ho cercato di realizzare un coniglietto in mezzo ai fiorellini. Nel frattempo ho iniziato a togliere anche qualche tazza e tazzina che utilizzo sempre in questo periodo, con tanti fiorellini. Questo è un paio di tazzine che ho rubato a un servizio di mamma che mi piaceva tanto. Lo adoro, mi piace veramente tantissimo. Invece queste tazze sono sempre con un motivo a forma di coniglietto. Questa tazza con le fragole che l'ho presa già pronta, ma adesso poi vedremo anche di decorare le mie ceramiche bianche con qualche fragolina, sempre con lo smalto per unghie. E poi questo servizietto di piattini, anche questo me l'ha regalato mia sorella, che era un servizio che gli avevano regalato per il suo matrimonio, che a lei non piaceva. Io ho detto no, dagli a me sorella, che mi piacciono veramente tanto, infatti li adoro. Ho tolto fuori anche questo tovagliato quadrettato verde con questo runner con i coniglietti. Ma adesso, care amiche, preparo una torta veloce
di carota e arance e con farina di mandorle per le nostre colazioni. È anche vero che in questo periodo preparo tanti dolcetti con le arance, visto che ce li abbiamo e quindi mi piace sfruttare il momento e l'occasione, visto che sono a portata di casetta, ecco. Inizio con lavare e pulire 2 carote che taglierò a rondelle e che verserò dentro il bicchiere del frullatore. Inizio a ricavare la buccia grattugiata di 2 arance e anche di un limone. Butto dentro sia il succo che le uova, 2 uova, scusate. Ed inizio a frullare tutto. Verso il composto in un contenitore e aggiungo 90 g di burro morbido e 100 g di zucchero semolato.
Nel frattempo nelle ciotole ho versato 100 g di farina e 100 g di farina di mandorle. Ho aggiunto le scorze e per ultimo una bustina di lievito per dolci. Vi lascerò qui sotto in descrizione dosi ed ingredienti. L'altro giorno mi è stata fatta una domanda come riuscivo a non far sgonfiare le torte dopo sfornate, ma in realtà volevo dire che succede anche a me. Per prima cosa perché utilizzo un forno a gas e se sbaglio la temperatura è a basso per continuare a farla cuocere e succede anche a me, come in questo caso anche questa torta che ho messo purtroppo a una temperatura leggermente più alta e come ho abbassato per farla continuare a cuocere si è abbassata leggermente. Quindi quello che voglio dire, care amiche, che amo condividere con voi la mia quotidianità con anche quello che non mi riesce bene, perché si sa, vivere la casa è anche questo. E in particolar modo sono felice quando mi date dei consigli. Sarà che io non sono un amante della perfezione e qualsiasi cosa io realizzi la considero un lavoro artigianale fatto a mano e soprattutto un qualcosa che ho realizzato con le mie mani. Ma ecco qua che il quadro inizia a prendere forma. Lo adoro, ne sono innamorata. Per fare questo disegno su questa tavola di legno, che come sapete è un quadro double face, dietro ci sono gli gnometti, sto utilizzando dei colori a matita e anche qualche pennarello di questo acrilico che si sovrappone con i colori e mi piace veramente tanto poter dare quell'effetto di luce e di ombreggiature con questo tipo di matite e colori. Mi è stato chiesto se ho fatto qualche corso, no, sono autodidatta perché a me piaceva fin da bambina disegnare. Settimana prossima vi mostrerò alcuni disegni che realizzavo mentre guardavo la TV, mentre che, scusate, trasmettevano i cartoni animati alla TV ed io li disegnavo. Settimana prossima cercherò questi disegni, spero di trovarli, non vorrei dirvi una cosa che poi non riesco a fare e vi mostrerò alcuni miei disegni. Nel frattempo, settimana prossima, anche il quadro dovrebbe essere completato. E anche oggi è tutto da casetta, care amiche, spero che il video vi sia piaciuto. Grazie di cuore per tutti i commenti bellissimi che mi scrivete ogni volta, io lo ricordo in ogni video perché veramente siete davvero adorabili. Grazie dal profondo del mio cuore, care amiche. Ci vediamo venerdì prossimo, vi abbraccio tutte forte forte, ciao ciao!